Ultimissime notizie di calciomercato Inter con 3 nomi molto pesanti di cui si parla, 2 in entrata e 1 in uscita. Le ultime in vista della partita contro l'Atalanta con un Inter che arriva di slancio dopo la grande vittoria in Supercoppa e cerca di piazzare 3 punti che simbolicamente probabilmente varrebbero anche di più, vista la difficoltà della partita e l'importanza di questa vittoria. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, siamo qui pronti con l'ennesimo episodio in cui vi condensiamo in un unico contenuto le principali notizie di giornata. Abbiamo deciso di farlo perché ci sono notizie in vista di Atalanta-Inter, notizie quindi di campo da dover commentare, però questa mattina sono arrivate alcune novità anche a tema mercato che secondo me meritano un approfondimento, forse non in un contenuto a sé, e quindi eccoci qui con il contenuto unico con tutte le varie novità. Partiamo subito, non vi tedio ulteriormente, vi chiedo però, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al nostro canale, così non vi perdete tutti i contenuti che pubblichiamo ogni giorno e anche domani poi non vi perdete la diretta per commentare Atalanta-Inter. Saremo qui come sempre a partire da 1 ora e 15 minuti prima del fischio d'inizio fino all'ampio post partita con me e col nostro Lorenzo Polimanti. Allora, partiamo subito dal mercato. La prima notizia di cui vi voglio parlare riguarda il nome in uscita. Prima vi ho detto 2 nomi in entrata e 1 in uscita, partiamo da quello in uscita che è Stefano Sensi, perché in queste ore anzi in queste settimane, si sta parlando di un Sensi come possibile partente, si parlava di tanti club interessati a lui. Ebbene, secondo Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky, nelle ultime ore la Samp avrebbe richiesto, diciamo ufficialmente, Sensi in prestito all'Inter. Quindi dopo tanto vociare ci sarebbe il primo contatto effettivo. L'Inter si sarebbe detta disponibile, visto che Sensi purtroppo è una grossa incognita in questa rosa, continua a non trovare spazio, è un giocatore che secondo me Inzaghi ritiene valido dal punto di vista tecnico. Io non penso che Inzaghi non lo ritenga tale, però la realtà dei fatti è che fino ad ora gli ha regalato pochissimi minuti. In particolare Sensi è il terzultimo giocatore per minuti tra quelli della rosa dell'Inter, 160 totali in campionato più 9 in Champions League. Meno di lui è terzultimo se consideriamo Satriano. Se consideriamo che Satriano è un aggregato di fatto dalla primavera e tra l'altro in queste ore lascerà l'Inter in prestito, meno di lui ne ha avuti solo Aleksandar Kolarov. Quindi questo per farvi capire un po' la dimensione della stagione di Stefano Sensi, che era partita forte in quel Inter Genoa prima di campionato in cui Lautaro era squalificato, c'erano dei problemi fisici per Sanchez in attacco e quindi di fatto era stato tra virgolette costretto a giocare, ma sembrava una scelta comunque diciamo che portava Inzaghi ad essere contento perché sembrava puntarci. Da quel momento in poi i 160 minuti che ha messo insieme fino ad ora non sono mai andati oltre i 20 ad ogni partita e questo è un bel problema. L'Inter quindi sarebbe, dicevo, disponibile chiaramente a farlo partire perché la soluzione in prestito, magari anche in prestito secco, per cercare di dargli continuità e farlo ritrovare, fargli diciamo riportare l'abitudine a scendere in campo sarebbe quella migliore. Però tutto è nelle sue mani. Inizialmente sembrava rifiutare il calciatore proposte di prestiti, adesso pare che in queste ultime ore ci sia stato una piccola apertura, diciamo così, e quindi vediamo se in questi ultimi 15 giorni di mercato qualcosa si muoverà. Seconda notizia molto importante, qui ci resto pochissimo perché parliamo di Paulo Dybala. È un giocatore su cui l'Inter continua a tenere gli occhi perché di fatto c'è un Beppe Marotta che lo apprezza e ha una stima infinita di lui fin dai tempi della Juventus, ma c'è anche un Simone Inzaghi che secondo me non vedrebbe l'ora di allenarlo. Al di là delle questioni economiche, un allenatore così attento alla qualità e anche al bel gioco al quale puoi mettere a disposizione Paulo Dybala, secondo me è un matrimonio perfetto. Però al di là di questo, vi porto 2 novità rispetto all'episodio di ieri che per chi ci segue da YouTube vi lascio nelle schede. Il nostro Lorenzo ha fatto una bellissima panoramica su Dybala, quindi per la notizia completa vi rimando a quello. Vi do però 2 novità che sono arrivate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. La prima è un contatto telefonico avuto nelle scorse settimane tra Beppe Marotta e l'agente di Paulo Dybala, e quindi ci sarebbero i primi contatti effettivi fra le parti. Il contratto proposto, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe, per inciso mio, molto pesante, perché si parla di 7 milioni e mezzo netti all'anno per 5 anni. Quindi di fatto Dybala andrebbe idealmente a chiudere nel caso la sua carriera all'Inter. Dybala è un classe 93, quindi quest'anno ne farà 29 più 5, 34. Non andremo troppo lontani. 7 milioni e mezzo che sono peraltro la cifra che percepiva Christian Eriksen
come ingaggio prima di rescindere il suo contratto per le motivazioni che tutti sappiamo, e che potrebbe a quanto pare l'Inter permettersi anche grazie ad alcune uscite che arriveranno in quel di giugno. In particolare si parla di Arturo Vidal, che è il giocatore che ha l'ingaggio più pesante, e anche di Mattias Vecino. Io però mi permetto solo un piccolo appunto: considerato il costo che avrebbe Paulo Dybala e la sua purtroppo naturale propensione agli infortuni, ok Vidal, ok Vecino, francamente immaginare ad un Inter che abbia 4 attaccanti, di cui 2 a 15 milioni netti di ingaggio circa, e con gli stessi problemi fisici, mi sto riferendo naturalmente a Dybala e a Sanchez, a me sembra uno scenario molto complicato. Anche perché, tra l'altro, Sanchez prende 7 milioni circa all'anno, ma gode del decreto crescita, e quindi l'ingaggio al lordo, che è quello effettivamente che spende il club, si aggira intorno ai 10 milioni lordi, qualcosina di meno. Dybala no. Dybala non avrebbe il decreto crescita, quindi dei 7 milioni e mezzo netti il lordo sarebbe pieno, diciamo, e quindi arriveremmo ad una cifra che probabilmente sfora i 20 milioni lordi in due, per due giocatori che, appunto, come dicevo, purtroppo negli ultimi 2 anni soprattutto sono stati molto spesso falcidiati agli infortuni. Io metto questa considerazione sul tavolo. Poi a me Dybala, dal punto di vista tecnico, è un giocatore che piace tantissimo, e probabilmente in questa Inter che gioca così, magari in coppia con Lautaro, sarebbe spettacolare. Però consideriamo tutta l'operazione nel complesso, e lo dico, ma so già che il direttore Marotta lo sta già facendo, non sono io a dovergli dargli lezioni, ci mancherebbe altro. Ultima notizia di mercato molto importante: Robin Gosens. Questa mattina è tornato fuori il nome dell'esterno tedesco, perché l'Inter continua a monitorarlo. Purtroppo Gosens sta avendo a che fare con un infortunio molto pesante al bicipite femorale, che lo tiene fuori, pensate, da inizio ottobre. L'ultima partita che Gosens ha giocato in questa stagione è stata, guarda caso, Inter-Atalanta, terminata 2-2. Eravamo a fine settembre, da inizio ottobre in poi Gosens ha avuto questo problema molto serio al muscolo, al bicipite femorale, per il quale poi, peraltro, se non ricordo male, ha avuto anche una ricaduta, e di fatto non è più sceso in campo da ormai più di 3 mesi a questa parte. Attenzione, perché la scadenza del contratto di Gosens è 2023, quindi qualora l'Atalanta non lo cedesse a giugno, al giugno che arriva, quindi 2022, rischierebbe poi di perderlo a parametro zero. Altra novità molto importante che riportava Sky Sport è che su di lui ci sarebbe anche l'ombra del Newcastle, il famoso Newcastle di PIF, che addirittura lo vorrebbe in quel di gennaio, e quindi potrebbe aprirsi uno spiraglio magari in queste 2 settimane, anche se l'Atalanta, sempre secondo Sky, non è assolutamente intenzionata a farlo partire, anche perché inevitabilmente avrà perso del valore essendo fuori da così tanto tempo, e quindi ci sta che l'Atalanta possa eventualmente vedere in giugno la finestra ideale per cederlo. Chiuso il capitolo mercato, spostiamoci su la notizia di campo effettiva, perché parlando di Atalanta, domani l'Inter scende in campo proprio a Bergamo con l'Atalanta, e arriva da una settimana molto molto intensa, perché si è aperta con Inter-Lazio domenica scorsa, una partita che l'Inter ha vinto, ma è stata molto dispendiosa, è finita 2-1, quindi non siamo andati assolutamente sul velluto, così come non l'abbiamo fatto contro la Juventus in Supercoppa Italiana mercoledì. Io personalmente ho ancora degli strascichi di godimento che probabilmente dureranno ancora a lungo, ma a parte questo inciso, è stata una partita difficile, che è durata peraltro 120 minuti, molto molto dispendiosa, tant'è che anche in cronaca vi dicevamo che intorno alla metà dei tempi supplementari De Vrij ha avuto un piccolo problemino alla coscia, sembrava dovesse uscire, poi è rimasto in campo, quindi penso che diversi calciatori abbiano tante tossine da smaltire, e quindi si prospetta un mini turnover che non vuol dire buttiamo in campo le riserve e vediamo come va, vuol dire rotazioni calcolate. Quali sono queste rotazioni? Allora, probabilmente tornerà Matteo Darmian sulla destra al posto di Dumfries, che finora le ha giocate tutte da quando Darmian si è fatto male, ovvero nella gara contro il Venezia, anche questa è passata ormai da diverse settimane. Quindi Darmian a destra, possibile il ritorno di D'Ambrosio dal primo minuto in difesa, per uno fra Skriniar e De Vrij. Io qui vi riporto questa ultima notizia che ha riportato, se non erro, la Gazzetta, ma io penso che l'Inter confermerà, a meno di problemi fisici chiaramente, confermerà il trio difensivo, e poi eventualmente farà delle rotazioni mercoledì in Coppa Italia, perché a Bergamo con l'Atalanta toccare la difesa è molto rischioso, però teniamone da conto del fatto che D'Ambrosio potremmo rivederlo in campo.
E invece la rotazione che tutti noi penso aspettiamo con più voglia è quella del leone in gabbia Alexis Sanchez, che al 99% scenderà in campo dal primo minuto per uno fra Lautaro e Dzeko. Più probabilmente Dzeko, però vediamo un po'. E per quanto riguarda l'Atalanta invece, out Mele, Toloi e probabilmente anche Duvan Zapata, che non dovrebbe riuscire a recuperare in vista del match. Poi per ora, nel momento in cui sto registrando questo episodio, non sono ancora usciti i comunicati, convocati, eccetera, quindi poi magari in questi minuti arriveranno delle novità ufficiali, però al momento non sembra essere disponibile. Vi mostro in chiusura a video le probabili formazioni di Inter-Atalanta, anzi Atalanta-Inter, che sono queste: Atalanta con il 3-4-3, Musso in porta, De Ron a causa dell'indisponibilità di Toloi dovrà essere impiegato in difesa al fianco di Demiral e Palomino, Atebur, Freuler che rientra dalla squalifica, Kopp Miners e Pezzella a centrocampo, Malinowski e Muriel insieme a Mario Pasalic in attacco. Per l'Inter invece dicevamo 3-5-2, Andanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni o D'Ambrosio in difesa, vediamo se scendere in campo al posto di uno dei tre. Darmian che torna sulla destra come dicevo, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu confermatissimi in mezzo, con Ivan Perisic di nuovo in campo a sinistra, in avanti Sanchez e Dzeko o Sanchez e Lautaro. Secondo me alla fine sarà Sanchez-Lautaro, però vediamo, la grafica qui del nostro articolo dice Sanchez-Dzeko, anche perché attenzione, la prossima di campionato l'Inter va a Venezia riceve il Venezia a San Siro e poi ci saranno Napoli e Milan e sappiamo che Lautaro è diffidato, quindi far riposare Lautaro domani togliendogli la possibilità di saltare la partita più facile delle prossime tre, non so se è la scelta ideale, però lo vedremo, questo è un dettaglio. Queste ragazzi quindi erano le notizie di giornata, spero di avervi aggiornato con precisione e puntualità sulle ultime novità. Se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, innanzitutto iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e lasciatemi nei commenti per cambiare l'emoji del giornale. Abbiamo parlato di tante notizie, la usiamo raramente. Lasciatemi l'emoji del giornale, chiaramente ditemi la vostra sulle varie novità e se volete fatemi anche un piccolo pronostico di Atalanta-Inter, partita molto molto pesante. Avremo modo di parlarne tutti insieme. Ci sono poi anche tutti i riferimenti per sostenere il nostro progetto, se vi piace il nostro modo di affrontare le notizie e di vivere l'interismo. Potete abbonarvi su www.passioneinter.club o direttamente sul canale YouTube cliccando il tasto abbonati e per il resto ci vediamo tutti i giorni in diretta su YouTube e su Twitch dalle ore 19:30.